Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vado a introdurvi il primo servizio web 3 su blockchain dedicate all'email. Infatti con questo servizio Ethermail sarà possibile gestire la posta elettronica totalmente in modo anonimo e P2P. Inoltre, grazie al token utility di questo ecosistema, sarà possibile anche ricevere degli incentivi all'utilizzo del servizio sia per utenti retail e sia per utenti business. Ma prima di cominciare a presentarvi il servizio vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e ancora più importante lasciandomi un like. Facendo così farete capire all'algoritmo di YouTube che il video è stato apprezzato e magari lo farà vedere a più utenti possibili. Ed ora andiamo a vedere il funzionamento di Ethermail, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina di Ethermail, raggiungibile all'indirizzo ethermail.io. È un servizio in via di sviluppo in fase di sperimentazione. Si può già creare un account cliccando su accesso, si crea un account gratuito, si collega il proprio MetaMask e ci verrà assegnato un indirizzo che poi va a rappresentare il nostro indirizzo email. Possiamo già inviare eventualmente email ad altri utenti Ethermail oppure a posta elettronica classica. Facciamo finta di inviare un'email da Ethermail al mio indirizzo di posta elettronica, clicco su Send Message, attendo pochi secondi, vado ad aggiornare la mia casella di posta elettronica e come vedete ho ricevuto l'email da questo indirizzo. Ethermail cerca di risolvere le maggiori problematiche che abbiamo tutt'oggi con l'invio e la ricezione di email, ovvero gli attacchi phishing, la spam enorme che si va a ricevere ogni giorno, problemi legati alla privacy, la possibilità di rimanere anonimi comunicando con gli utenti web 3 e la mancanza di uno standard per le mail per l'appunto nella web 3. E cerca di risolverlo creando un nuovo standard e facendo sì che gli utenti possano comunicare tra di loro completamente in modo anonimo P2P, ma soprattutto anche essendo incentivati a mantenere il network e a leggere le email che ritengono più rilevanti. Infatti potremmo sempre ricevere eventualmente email di marketing con aziende partner di Ethermail selezionate e potremo decidere noi a priori se ricevere email di marketing, quali email ricevere. Ricevendo queste tipologie di email, ritenendole comunque un valido contenuto, verremo pagati per la lettura di queste email. E le aziende pagheranno ovviamente per accedere a questo servizio e quindi anche loro saranno molto più oculate nell'invio massivo di email, ma soprattutto nell'invio di un contenuto più congruo. Questo servizio che è integrato si chiama Paywall e l'utente avrà tutte le libertà e le impostazioni per andare a selezionare se ricevere email di marketing, non ricevere e quale eventualmente ricevere. Attualmente non è ancora presente un white paper che dovrà uscire a fine di quest'anno, comunque primi del 2023, dove si parlerà anche del token EMT, Token Utility e Token Governance. Al momento della registrazione dell'email viene elargito 50 token EMT e c'è anche un servizio di affiliazione dove andando a consigliare Ethermail ad amici o conoscenti, facendoli iscrivere tramite il vostro link, riceverete 250 token. Vedremo se servirà a ridurre lo spam questo servizio, visto che le aziende per inviare email di marketing dovranno pagare e ovviamente utilizzeranno anch'essi il token EMT. Saranno presenti anche oltre 30 filtri anti-spam e un algoritmo fatto apposta per evitare poi spam al di fuori del servizio di Ethermail. Per quanto riguarda il team, lo trovate schedulato e cliccando sui rispettivi nomi appare il profilo di LinkedIn. Vi invito sempre a verificare in autonomia queste informazioni. Abbiamo anche la sezione partner e investitori, anche se al momento non ci sono enormi nomi. Di Venture Capital troviamo Fabric Venture, troviamo Cielo, troviamo Greenfield Capital, Flow e Barcellona Blockchain. Abbiamo poi un comparto più o meno variegato per quanto riguarda gli advisor e consulenti. Un consiglio che vi posso dare, visto che Ethermail si va a collegare a un indirizzo di un wallet non custodial come ad esempio MetaMask, aprite un MetaMask dedicato a questo servizio.
Non costa nulla aprire MetaMask, è gratuito. Se non lo conoscete o avete delle difficoltà, trovate delle guide all'interno del mio canale. Non usate un wallet non custodial dove dentro ci sono altri token che detenete sia per HODL oppure per scambio. È un servizio nuovo, può essere anche tra i più sicuri al mondo, però la prudenza nel settore non è mai troppo, quindi essendo il primo servizio del genere, apritevi un nuovo MetaMask e create eventualmente un'email con un MetaMask vuoto e nuovo di zecca. Comunque interessante è la soluzione di Ethermail che va a consentire agli utenti e agli inserzionisti di fornire in modo comunitario un'esperienza di mail marketing e soprattutto cercando di avere una comunicazione web di alta qualità da ambo le parti. L'invio dell'email tra utenti usando Ethermail viene sempre in modo crittografico end-to-end, consente anche l'invio di mail al di fuori di Ethermail, sempre crittografate con TLS, se il server ovviamente di posta supporta Ethermail, come ad esempio Gmail, Yahoo, Hotmail, eccetera eccetera. Comunque troveremo poi maggiori in dettagli appena sarà pubblicato il white paper. Per chi se lo sta chiedendo, i dipendenti e ingegneri di Ethermail non hanno alcun accesso ai dati degli utenti e non possono nemmeno ovviamente spiare le mail degli utenti che si scambiano, poiché sono sempre crittografate e le chiavi sono archiviate su blockchain, il che significa che sono accessibili solo dall'utente che affetta il collegamento e non al team di Ethermail. L'azienda in questione è spagnola con sede a Barcellona. Vi invito come sempre a fare le vostre ricerche, a leggere tutte le documentazioni e mi raccomando utilizzate, come ho detto prima, un portafoglio non custodial nuovo di pacco per utilizzare il servizio del Ethermail qualora lo vogliate provare. Mi raccomando, è importante, preservate la vostra sicurezza, essendo un servizio nuovo, non avendo tantissime informazioni, bisognerà poi anche attendere la pubblicazione del white paper, capire di più sul loro funzionamento, per capirne di più su tutte le meccaniche e soprattutto sulla tokenomics. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo servizio, fatemi sapere se conoscete altri servizi email dedicati al web 3. Bene, siamo arrivati alla fine di questo contenuto e spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Come ho fatto in apertura, vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e attivando la campanellina. Vi ricordo inoltre, come sempre, anche se è sottinteso, che tutti i miei video sono dei video tutorial e non dei consigli finanziari. Vi invito sempre a fare le vostre ricerche, a utilizzare dei wallet per ogni tipologia di attività crittografica che state per intraprendere. Non investite mai più soldi del dovuto, più soldi di quelli che siete disposti a perdere e soprattutto non fate debiti per acquistare token e criptovalute. Alla prossima!